Ciao a tutti da Gabriele, bentornati sul mio canale dedicato alla programmazione Heidenhain. Ricordo come ogni volta che se non avete ancora cliccato sulla campanella del mio canale di farlo in modo da non perdervi tutti i video che io pubblicherò da qui in avanti. Se vi siete persi i video precedenti, che siete nuovi visitatori su questo canale, vi suggerisco di andare a vederli. Questa volta ho aggiunto pure la siglettina, divento poco alla volta sempre più social e niente, insomma direi ora di cominciare con la lezione che, come avrete visto dal titolo, oggi è dedicata all'utilizzo degli approcci. In questa lezione vediamo gli approcci circolari. Il disegno molto semplice che useremo come riferimento è questo qua, quindi una forma molto semplice con l'origine posta al centro della figura. Io nel mio programma ho anche già cominciato a definire la forma del mio grezzo, sul quale ho indicato un paio di millimetri di sovrametallo attorno al mio pezzo e ho chiamato una fresa diametro 14 e mi sono anche già posizionato alla quota di Z-50. Quindi questo qui è il mio grezzo e la mia fresa per ora è posta in un punto XY qualsiasi, ma a Z50. Ora, direi che come prima cosa dovremo posizionarci in un'area vicina al punto 1, in posizione, diciamo, di sicurezza, in modo da non andare a creare nessuna collisione tra l'utensile e il nostro grezzo. Quindi propenderei per una posizione X0, Y, abbiamo 100 mm di pezzo, 102 di grezzo, abbiamo il raggio fresa, mettiamoci comodi ad una Y-125. Quindi un movimento lineare X0, Y-125, il tutto in rapido, e da qui scendiamo a 2 mm dal pezzo. Ok, quindi se lo guardiamo subito in simulazione, ora siamo posti qui, in questa posizione. Ora è il momento di approcciarci al nostro pezzo. Quindi la coordinata che noi dovremo raggiungere, che decidiamo di raggiungere, è proprio in corrispondenza della x0, y-100. Ma la raggiungeremo non con un movimento lineare, becero, se mi consentite, di questo tipo, pardonnez-moi, sulla x0, y-100, attivandoci una compensazione, perché così proprio non mi piace, vorrebbe dire proprio entrare in maniera netta sul profilo. Io invece proporrei di arrivarci con un comando di approccio. I comando approcci li troviamo, approcci e distacchi, li troviamo nella parte di tastiera in cui vi sono posti anche tutti gli altri comandi per eseguire dei movimenti, che siano essi lineari o circolari, e quindi andiamo a selezionarlo. Selezionato questo tasto, vedete che compaiono questi 8 soft key. I primi 4 gestiscono degli approcci, gli ultimi 4 invece gestiscono dei distacchi. Ci sono quindi 4 tipologie. Le prime 2 degli approcci sono lineari, il terzo e il quarto invece sono approcci circolari e saremo quelli che andremo a vedere oggi. Allora, vediamo il comando approccio circolare tangente. Selezionandolo, il controllo ci chiede come prima cosa la coordinata che noi dobbiamo raggiungere del nostro profilo. Nel nostro caso quindi sarà una x0, y-100. Confermate le coordinate con ENT, ci esce questo angolo punto medio. Come sintassi è CCA. Questo qui è l'angolo, è quanto deve essere ampia
la porzione di circonferenza che noi andremo a creare tangente al nostro profilo. Ora indichiamo un 90 gradi, con il quale si è spesse volte al sicuro. Confermiamo i 90 gradi e la richiesta successiva da parte del controllo è quella di indicare il raggio. Ora indico un raggio 20, sto ampio. Successivamente ci chiede di indicare l'RL o l'RR, quindi se poi noi proseguiremo indicando l'utensile a sinistra o a destra rispetto al profilo che dobbiamo lavorare. Indichiamo un RL concorde che non guasta mai e indichiamogli un avanzamento. Ok, questo sarebbe il nostro approccio, mancante però ancora del movimento in Z. Quindi noi potremmo in realtà già inserirlo all'interno del comando di approccio e quindi potremmo indicare che la nostra intenzione è di approcciare la coordinata x0, y0 e z meno 10. Eseguito l'approccio, quindi su questo primo punto, dovremo quindi andare, diciamo, verso la sinistra della nostra tavola di disegno, in modo da appunto avere l'utensile a sinistra del profilo come dichiarato nel comando di approccio. E quindi dovremo muoverci su una x meno 100. E quindi indichiamoli la x meno 100. Ora vediamo in grafica cosa ci viene mostrato. Ok, questo è il movimento. Allora, questa qui è la posizione in cui noi ci eravamo posizionati. Vediamo di ingrandirlo. Questo è il punto dove eravamo posizionati sulla x0, y-125 e z2. Qui viene letto il comando di approccio. Vedete che la traccia dei movimenti riferiti al centrofresa sono tutti rossi. Questo perché sono movimenti in rapido. L'approccio è l'unico, direi, caso in cui la Fmax, il rapido, viene riproposto anche su parte del blocco successivo. Normalmente la Fmax è valida solamente nella riga di programma in cui viene indicata. Per alcuni approcci, non tutti, diciamo che si trasgredisce un po' a questa regola. Per cui vedete che dalla posizione di Z2 in realtà il controllo calcola dove dovrebbe iniziare questo approccio di raggio 20 con ampiezza 90 gradi rispetto al punto che abbiamo indicato e su quella posizione ci va con l'ultimo avanzamento programmato. Nel nostro caso è appunto un rapido. Quindi di questa cosa bisogna sempre ricordarsi e prestare attenzione per evitare che questi movimenti in rapido, magari imprevisti, possano andare in collisione con il pezzo. Eventualmente, se uno volesse gestire un avanzamento differente su questi blocchi di posizionamento, può sulla riga precedente programmare un avanzamento diverso. Potrebbe anche essere sufficiente programmare una semplice linea in cui null'altro si indica che non un avanzamento. F2000 per esempio. In questo caso vedete che dal posizionamento a Z2 in realtà l'inizio, il punto iniziale dell'approccio non è più segnato in rosso, proprio perché non viene più eseguito in rapido, ma con l'ultimo avanzamento programmato, che in questo caso è questa F2000. L'avanzamento che noi abbiamo indicato sulla riga di approccio verrà applicata solamente dopo che è stato raggiunto l'inizio del movimento di approccio. Quindi poi il movimento circolare che abbiamo programmato verrà realizzato con questo, nel nostro caso, F auto che abbiamo indicato. L'approccio circolare tangente quindi ha questa caratteristica del ricordarsi che nel preposizionamento sul punto iniziale dell'approccio
ci si trascina l'avanzamento precedentemente programmato e non quello indicato sulla riga d'approccio, che verrà applicata solo quando inizierà il lavoro vero e proprio. Un'altra cosa da dire, direi, potrebbe essere che l'approccio circolare tangente non ha grandi limiti. Dico sempre al netto del fine corsa, dei fine corsa della propria macchina. Ma io potrei anche indicare un raggio molto grande, in modo da fare un ingresso veramente molto dolce. E eventualmente, qualora io avessi l'esigenza di costruire un approccio molto dolce, allora va da sé che per evitare questi movimenti, allora potrò lavorare sull'ampiezza del raggio. Ora provo con una ventina di gradi, quindi un raggio 200 di approccio e con 20 gradi di apertura di quest'arco. Ecco qua, vediamo se trovo uno zoom giusto. Ok, vedete? Questo era il primo punto. Qui va a trovare il punto d'approccio e poi mi realizza un arco ampio 20 gradi di raggio 200. In questo modo un approccio veramente, veramente morbido. E questa è un'altra caratteristica, quindi la possibilità di poter inserire dei raggi molto ampi e eventualmente giocarsela molto con l'ampiezza di questo arco. Un'altra cosa che è doveroso specificare è che il raggio che viene poi applicato nell'approccio non è influenzato dal raggio della fresa. Questo perché il raggio che si viene indicato viene applicato al centro della fresa e quindi non risente del raggio fresa e della compensazione. Quindi ora che io ho una fresa diametro 14, quindi di raggio 7, in realtà ho la possibilità anche di indicare un raggio più piccolo, raggio 5, perché appunto non mi creerà nessuna noia perché applicato al centro fresa. E questo è l'approccio circolare tangente. Se poi mi verrà in mente qualcos'altro da aggiungere in merito, insomma, lo farò. Ora potremmo proseguire con il nostro profilo. Siamo arrivati a questa x-100. x-100 e ora dovremo salire a y-70 e lì troveremo un round 8. Quindi dovremo, tornando nell'editing, programmarci una y-70 e il round 8. Ora io ho attivato anche l'autodraw in modo da vedere subito le quote, che spero di ricordarmi tutte a memoria, ma come sempre ho scelto dei numeri abbastanza facili. y70, poi tornare a una x-100, un round 8, una y100, vedo di arrivare in fretta alla fine per poi appunto vedere il distacco. Poi scendiamo una y70, di nuovo un round 8, di nuovo una x200, una y-70, una x100, pardon, una x100, troviamo di nuovo il round 8, scendiamo a y-100, ok, e ritorniamo alla x0 dove eravamo partiti. Quindi questo qui è il nostro profilo. Magari non ho lavorato benissimo con queste sezioni qui dal pieno, ma non è adesso quello che volevo mostrare. Quindi il profilo noi ora l'abbiamo indicato, vedete qui ho il mio approccio, che adesso con queste dimensioni è anche un po' bruttino, magari lo vedo di ampliarlo ancora come l'avevamo
indicato in prima stesura. Ok, in questo modo direi che mi piace decisamente di più. Ora siamo arrivati sul punto finale, quindi siamo arrivati su questo x0. Da qui dovremo sganciarci. Torniamo nel comando di approcci e distacchi, approach e departure, e scegliamo per l'occasione il distacco sempre circolare tangente. Non c'è nessun obbligo, ovviamente, ad utilizzare come distacco la medesima tipologia che si è utilizzata nell'approccio. Il distacco circolare tangente ci chiede veramente poche cose. Ci chiede solamente che caratteristiche deve avere quest'arco che deve costruire nello sganciarsi. Noi potremmo indicare ancora i nostri 90 gradi e potremmo anche indicare sempre un raggio 20. Qui si ha anche la possibilità di appunto indicare un avanzamento, l'avanzamento verrà applicato da subito, insomma, nel movimento di distacco. Ok, e quindi questo sarà il nostro distacco. Esattamente uguale all'approccio, per amore di simmetria. Avremmo anche potuto farlo diverso, ma sì, dai, facciamolo un pochettino diverso. Ci allontaniamo di più e ci allontaniamo di 180 gradi. Ok, così siamo ancora più distanti poi dal nostro pezzo. Distacco sicuramente molto comodo. L'unica pecca che io posso trovare in questa tipologia di distacco è il fatto che non si riesca ad avere il pieno controllo della posizione in cui abbiamo il nostro utensile sul piano, cioè non ci è dato sapere in che coordinata XY noi ci ritroviamo, e questa cosa molte volte può dare noia. Può dare noia in funzione di ingombri che potrebbero esserci attorno a questo pezzo, a questo punto. Può dare noia nel caso questa lavorazione poi debba essere rinchiusa in una label e magari ripetuta più volte, e quindi bisogna tenere conto che se sulla prima passata noi da questo punto abbiamo costruito il primo movimento verso l'approccio, che poi è stato costruito, bisogna tenere conto che un'eventuale seconda passata avrà il movimento di inizio, diciamo, di raggiungimento del punto d'approccio, che non sarà più dallo stesso punto, ma sarà da qui. Non c'è nessun problema perché verrà comunque raggiunto. Però appunto tenere conto che non si ha completamente monitorata la posizione XY in cui siamo con il nostro utensile. Per il resto è molto rapida e molto pratica da gestire. Allo stesso modo, appunto, anche se io avessi la necessità di realizzare un distacco molto dolce, molto ampio, con un arco molto piccolo. Quindi, insomma, molto comodo. Di contro, non ti dà propriamente la gestione del decidere tu dove vuoi far terminare questo movimento di distacco. Per poter soddisfare eventualmente questa richiesta, allora dovremo vedere per forza l'approccio LCT e il distacco LCT. Quindi se il CT stava per circolare tangente, LCT sta per lineare circolare tangente. E vediamo quali sono le differenze, perché apparentemente può sembrare la stessa cosa, ma in realtà qualcosa cambia. Ora, nel programma che abbiamo già steso, io adesso elimino questo feed di 2000 che avevo inserito per controllare questo primo movimento sull'approccio, e cancello anche la riga di approccio. Questa per sostituirla appunto con un approccio lineare circolare tangente. Approccio lineare circolare tangente che mi chiede al solito le coordinate che intendo raggiungere
del mio profilo, che era la x0y-100, confermate le coordinate, ci chiede un raggio di arrotondamento. Quindi non ci chiederà più, come era successo prima, il valore del raggio e un'ampiezza di questo arco, ma ci chiede solamente il raggio, poi la compensazione e l'avanzamento. Ora vediamo che differenze ci sono. Possiamo anche già vederlo da questa grafica. Vedete che anche se l'ultimo avanzamento programmato era un rapido, pardon, poi non ho inserito la Z, mettiamola, anche se l'ultimo avanzamento programmato era un rapido, in realtà l'approccio lineare circolare tangente si muove immediatamente con l'avanzamento programmato sulla linea di approccio. Questo perché l'approccio lineare circolare tangente, come è nel nome, deve creare due elementi nel suo approccio, una linea ed un cerchio. Quindi dal punto, diciamo, ausiliario esterno in cui noi siamo posizionati, da qui dovrà raggiungere la posizione indicata costruendoci un movimento lineare e a seguire un movimento circolare di raggio programmato e ovviamente tangente poi al profilo da lavorare. Questo è, diciamo, rende le cose tutto molto più sicuro, perché appunto non rischiamo di trascinarci dei movimenti, dei posizionamenti in rapido all'inizio di un approccio, perché appunto l'approccio inizia già dal punto in cui siamo. Questo crea però ovviamente il problema di poterci gestire con dei raggi molto grandi. Vedete, io ora ho indicato un raggio 200, come ho voluto fare prima, dove potevo lavorare sull'angolo, ma qui il controllo si ferma, si arresta con un allarme che è controllo del movimento di avvicinamento impossibile. Questo è dovuto al fatto che appunto l'approccio deve avere lo spazio da dove è al punto che deve raggiungere, deve avere lo spazio fisico per riuscire a costruire entrambi gli elementi, lineare e circolare. Se non ha lo spazio per gestirsi, allora dà questo allarme di calcolo del movimento d'avvicinamento impossibile. Ora col 200 ovviamente era un valore molto esasperato. Vediamo con il 20 se comunque anche con un raggio 20 mi darebbe picche. Quindi se io avessi comunque la necessità di utilizzare quel raggio, non ce ne sono di storie. L'unica chance che si può avere è quello di allontanare il punto in cui ci siamo posizionati. Quindi quando esce l'allarme calcolo dell'approccio impossibile, le uniche strade che si possono percorrere è quella di o allontanare il punto di partenza oppure di ridurre il raggio programmato. Ora rimetto tutto come era prima e riduco comunque il raggio, visto che era una prova, diciamo, esasperata. Ok, quindi così è un approccio sempre circolare, ma appunto ha delle caratteristiche un po' diverse, ha delle caratteristiche un po' differenti rispetto al circolare tangente, quindi molto più controllato, però bisogna ovviamente trovare la quadra per farci stare entrambi gli elementi geometrici dell'approccio sul nostro profilo. E ora vediamo alla fine del profilo come sganciarci. Torniamo nel upper dep, distacco lineare circolare tangente. Il distacco lineare circolare tangente, oltre a chiederci, il circolare tangente ci chiedeva solamente le informazioni sul come doveva staccarsi. Invece il distacco lineare circolare tangente ci chiede anche in quale coordinata deve terminare questo distacco. In questo modo noi potremo anche dargli la coordinata che avevamo all'inizio nel posizionamento e indicargli appunto il suo raggio
di sgancio e quindi fa questa, diciamo, questa goccia rovesciata. Questo permette quindi, a differenza del distacco circolare tangente, permette di poter scegliere dove si vuole far terminare il nostro distacco e quindi si è completamente a conoscenza anche di dove è nella nostra area di lavoro il nostro utensile al termine di questo movimento. Anche per il distacco ovviamente vale la stessa regola, che devono essere costruiti prima l'elemento circolare e poi lineare. Se non dovesse esserci lo spazio per gestirlo, il controllo ci darà sempre un allarme di calcolo del movimento, questa volta di distacco, impossibile. E questo è quanto. Quindi il distacco e l'approccio lineare circolare tangente permettono di controllare molto di più la situazione. Di contro è difficile, se non impossibile, poter indicare dei raggi molto grandi per fare quindi degli approcci e dei distacchi molto dolci. Vedete un po' voi poi cosa preferite. Un'altra cosa da dire in merito all'approccio è questo valore del raggio. Il valore del raggio può, non sul lineare circolare tangente, ma nella formula che abbiamo utilizzato prima, che infatti avevo il sospetto di aver dimenticato una piccola informazione. Se io riprendo l'approccio circolare tangente di prima, così in modo da mostrare che si possono effettivamente utilizzare in combinazione i due approcci, e raggio 5, anzi l'avevo fatto un po' più grande, raggio 20, utensile a sinistra, F auto. Ok, sull'approccio circolare tangente si ha anche la possibilità di indicare un raggio di valore negativo, come dovreste vedere anche sulla barra qui gialla dell'informazione, raggio cerchio e tra parentesi c'è scritto segno. Si ha la possibilità di indicare un segno negativo. Nel caso di un segno negativo, l'approccio viene ribaltato. Non è questo il mio caso, ok? Però appunto fate attenzione anche al valore del raggio quando utilizzate l'approccio circolare tangente. Direi che non ho nient'altro da dire su queste due tipologie di approccio. Possiamo solamente vedere il nostro movimento, essere contenti così e imparate ad usarlo, che troppo spesso vedo che gli approcci vengono sottovalutati ed evitati per non so quale motivo. Null'altro da dire, iscrivetevi al canale, seguitemi, vi voglio bene, ciao ciao a tutti!